Che cosa distingue il coaching professionale da altri approcci? Spesso si cerca coaching e si finisce per chiedere, senza accorgersene, un'altra cosa. Un consiglio tecnico, un metodo da imparare, un parere esperto oppure un supporto clinico. Il punto è capire il tipo di supporto che si vuole ricevere, perché da lì cambia tutto. Cambia il ruolo di chi ti segue, cambia il tipo di relazione, cambia il risultato che ci si può aspettare. In questo video chiariamo le differenze essenziali che generano fraintendimenti tra coaching professionale e altri approcci. La confusione nasce perché molte conversazioni possono sembrare simili dall'esterno. C'è dialogo, si riflette, si valuta la situazione attuale e si cercano opzioni per raggiungere un obiettivo. Questo accade in diversi contesti professionali e le dinamiche possono apparire simili. Nel coaching professionale, però, la differenza non si trova solo nello stile conversazionale, ma anche nella funzione del processo e nella responsabilità che viene mantenuta all'interno della relazione. Il coaching non ha la funzione di fornire soluzioni, trasferire competenze o indicare quale sia la scelta migliore. Ha la funzione di sostenere il cliente nel definire obiettivi, sviluppare consapevolezza e utilizzare le proprie risorse interiori, traducendo ciò che emerge in azioni coerenti con l'obiettivo della relazione professionale. La consulenza e il coaching possono apparire simili, perché entrambi lavorano su problemi concreti e risultati desiderati. La differenza sta nella funzione del professionista. Nel lavoro consulenziale, il valore centrale è l'expertise tecnica del consulente. Il consulente analizza il contesto e propone soluzioni o raccomandazioni operative. Nel coaching professionale, invece, non viene proposta una soluzione dall'esterno. Il processo sostiene il cliente nel definire la propria direzione e nello scegliere in autonomia. La formazione ha una finalità chiara: trasferire conoscenze e competenze. Il formatore trasferisce contenuti, metodi, tecniche. La direzione è definita da un programma, c'è un sapere da acquisire e c'è un contenuto da apprendere. Nel coaching professionale non si insegna un metodo e non si trasmette un programma. Il focus non è trasferire conoscenze, ma sostenere il processo di autonomo apprendimento del cliente. Nel mentoring, l'esperienza del mentor è una risorsa centrale. A partire da quella, il mentor offre orientamento, suggerimenti e modelli di riferimento. Nel coaching professionale non si impone un modello da seguire. Il cliente non viene guidato lungo una strada già percorsa dal coach. La direzione nasce dal processo e resta in capo al cliente. La terapia risponde a bisogni diversi e opera su un perimetro differente. Quando sono presenti sofferenza psicologica, trauma, disturbi emotivi o condizioni cliniche, il lavoro richiede competenze specifiche, formazione clinica e responsabilità professionali proprie dell'ambito terapeutico. Il coaching professionale non interviene sul disagio e non ha finalità terapeutiche. È orientato al futuro, alla definizione di obiettivi, allo sviluppo di autonomia decisionale e alla costruzione di azioni coerenti con valori e contesto del cliente. La relazione rimane all'interno di confini metodologici chiari, distinti dall'ambito clinico. Entrambi possono generare consapevolezza, ma la natura del lavoro, la responsabilità professionale e il perimetro di intervento sono differenti. Per comprendere quale approccio sia più adeguato, è utile capire che tipo di domanda ci si pone nella ricerca del servizio
e osservare la funzione del lavoro richiesto. Se si cerca una soluzione tecnica fondata su competenze specialistiche, il perimetro è consulenziale. Se l'obiettivo è apprendere contenuti o sviluppare competenze specifiche, la formazione è la soluzione migliore. Se il focus è l'esperienza di chi ha già percorso una strada, stiamo parlando di mentoring. In presenza di disagio clinico, il riferimento principale è sempre terapeutico. E se il lavoro riguarda l'attivazione delle proprie potenzialità, la definizione di obiettivi chiari, lo sviluppo di autonomia decisionale e la costruzione di scelte coerenti con valori, bisogni e contesto all'interno di un processo professionale strutturato, allora siamo nel perimetro del coaching professionale. Capire differenze e sovrapposizioni non serve a scegliere l'approccio migliore, ma a scegliere quello giusto per soddisfare un bisogno reale. Nel prossimo video definiamo perché gli standard professionali contano e cosa garantiscono, proprio per evitare ambiguità e proteggere la qualità del processo. In descrizione trovi le risorse collegate e gli altri contenuti della playlist.